Abbiamo il piacere di intervistare lo chef Lino Scarallo, una stella Michelin del ristorante Palazzo Petrucci di Napoli. Chef, innanzitutto desidero ringraziarla per la sua disponibilità e per la sua partecipazione al nostro progetto. Ti ringrazio. Quest'oggi ci piacerebbe ripercorrere un po' le varie tappe e scavare nel suo baule di ricordi legati alla cucina. Chef, qual è il suo cibo della memoria? Allora, di cibo della memoria ci sono tanti. Ho avuto la fortuna di avere dei nonni che sin da piccolini mi portavano con loro a girare per le cantine, che allora erano olio e vini, che cucinavano piatti tradizionali, quindi genovese, ragù, parmigiana, zucchine alla scapecia, tutti quei piatti che poi li ho fatti miei e li ho portati nella mia cucina. E quindi tra queste preparazioni, qual è oggi quella che predilige? Diciamo, io amo tanto la melanzana, quindi la parmigiana di melanzane è uno dei piatti che preferisco. E c'è qualche ricordo in particolare legato a una di queste pietanze tipiche? Guarda, i ricordi sono tanti, soprattutto il profumo del pomodoro fresco, perché la vera parmigiana di melanzana si fa in estate quando è di stagione con i pomodorini freschi, quindi quel profumo che era o in casa o quando andavi al ristorante che sentivi questo profumo del pomodoro e del basilico, che sono poi profumi della nostra terra. E c'è qualche episodio, qualche aneddoto che ricorda legato alle sue prime esperienze in cucina? Sì, l'episodio divertente e particolare è quando ero ancora a scuola, noi facevamo una lezione sulle uova, tra cui preparammo le omelette. Io, finita la lezione, tornai a casa e avevo voglia di far assaggiare alla mia famiglia l'omelette, quindi avevo questa frenesia di far assaggiare le uova. Ho insistito con mia mamma che non li voleva, io l'ho fatti lo stesso. A un certo punto, per le omelette c'è un movimento particolare dove si batte la padella per far girare l'omelette. Nella foga di farlo presto ho dato un colpo secco e ho perso l'omelette dalla padella e l'ho ritrovato attaccato sulla parete della cucina, quindi una cosa molto divertente. E quindi scommetto che ogni volta che prepara le omelette ripenserà No, sempre a questo momento. a parte questo, mia mamma non vuole più che cucini a casa sua. Da cui lo ricordo che per entrambi è stato molto divertente. E chef, quando e grazie a chi si è avvicinato alla cucina tipica napoletana? Come dicevo prima, grazie ai miei nonni, grazie alla mia famiglia, per noi la tavola è sempre stato un momento di grosso un momento importante, quindi di cultura e di attenzione al cibo. E quindi quei ricordi quando nonni mi portavano con loro in cantina sono diventati per me dei ricordi fondamentali che mi hanno fatto poi seguire la linea della cucina napoletana e quella tradizionale. E ha qualche ricordo che ci vuole raccontare di quando andava nelle cantine con i suoi nonni? Guarda, di solito era ogni lunedì che noi andavamo a mangiare in cantina perché mio nonno mi veniva a prendere a scuola, io andavo ancora alle elementari, mi veniva a prendere a scuola e raggiungevamo i posti anche in periferia con il pullman, quindi e c'era quell'attesa di arrivare perché aspettavamo veramente con ansia di sederci a tavola e degustare la parmigiana, il fritto di calamari, di gamberi, le alici fritte, proprio quei piatti del ricordo della tradizione. Quanto è importante per lei trasmettere e diffondere la dieta mediterranea attraverso la sua cucina? Per me è fondamentale trasmettere la dieta mediterranea che da anni ne fa la padrona in tutto il mondo, che come diciamo spesso non è solo il discorso legato al cibo, ma anche a uno stile di vita che è importante. Io sin da sempre nella mia cucina ho dato largo spazio alle verdure, agli ortaggi, al pesce azzurro, all'olio extravergine. Io non sono uno che si concede il burro o panna, quindi per me il grasso in cucina è solo quello di olio extravergine vegetale, quindi una cucina legata fortemente alle verdure e soprattutto al discorso della stagionalità. Per me la stagionalità in un menù è fondamentale, quindi avere prodotti esclusivamente di stagione per me è la priorità.
E quindi, chef, lei con quale frequenza cambia il menù al ristorante in base alla stagionalità? Allora, devi sapere che noi è un ristorante che funziona tutto l'anno, quindi io almeno 4 volte all'anno cambio il menù interamente e almeno ogni giorno c'è un fuoricarta o due fuoricarta. Mi piace molto spaziare e usare le mie primizie, quindi di stagione, di non ripetermi nelle pietanze, quindi negli ingredienti in ogni piatto. Quindi se c'è la zucchina nel primo piatto non la ripeto nel secondo, cerco di stare molto attento a variare sia come pesce sia come verdure nel mio menù. E quindi, analizzando l'insieme di ingredienti che vengono proposti nelle varie stagioni, a quali lei si sente più affine? Allora, io amo molto la primavera come stagione perché è quella che dà poi, diciamo, l'inizio a una nuova vita di nuove materie prime con fave, piselli, le taccole, gli agretti, che sono quei sapori vegetali abbastanza decisi e che poi mi portano sempre al ricordo della mia infanzia con sbucciare con mia nonna i piselli, quindi c'è un ricordo e c'è l'attenzione all'ingrediente. E qual è il connubio di ingredienti del territorio che lei ritiene più significativo nella sua cucina? Io ho un piatto che ormai segna sempre sul mio menù, è la mozzarella e gamberi, quindi questo connubio tra latticini e crostacei. La mia cucina è fatta un pochettino spesso e volentieri di incontro tra terra e tra il mare, quindi c'è spesso nel mio menù questo connubio sodalizio tra il mare e la terra. E quindi, sulla scia di questo connubio, ha mai provato a rielaborarlo proponendolo con altri ingredienti? Guarda, io spesso, ad esempio, la mozzarella con i gamberi, che è questa lasagnetta fatta con mozzarella intervallata con gamberi, mozzarella e gamberi. In ogni stagione c'è una salsa diversa, quindi in estate c'è il fiore di zucca o la zucchina, in primavera ci sono i piselli, in inverno c'è il broccolo, quindi anche se un piatto è sempre in carta, io ogni stagione ci cambio l'ingrediente di accompagnamento. Tradizione campana ed innovazione allo stesso tempo. Come spiegherebbe questa antitesi che caratterizza la sua cucina? Guarda, io da sempre ho fatto tradizione, quindi fortemente legata alle radici della mia terra e alla cultura del mio territorio. Però c'è un fattore importante: se conosci la tua terra, conosci il tuo territorio, conosci gli ingredienti che ne fanno parte, puoi tranquillamente fare innovazione. Quindi solo con la conoscenza puoi innovare i piatti della tradizione. Quindi la mia cucina è fatta di innovazione, ma fortemente legata alla tradizione. E le è mai capitato di preparare un piatto tradizionale utilizzando dei metodi di cottura innovativi? Oggi abbiamo la fortuna di avere in cucina macchinari e tecnologia diversa, metodi diversi, però sempre con un occhio forte e radicato nelle ricette. Se alcune ricette non possono essere cambiate, non le cambio. Gli cambio la consistenza, gli cambio la forma, l'impiattamento, ma cerco di essere legato sempre a quei parametri che sono poi la tradizione. Chef, qual è l'abbinamento più azzardato che ha fatto? Guarda, l'abbinamento azzardato è difficile dirlo perché, come dicevo prima, se conosci gli ingredienti, se sai la loro chimica e gli sai dare il giusto equilibrio, nulla è azzardato in cucina. È azzardato se non si conosce, quindi la conoscenza ti rende libero di interpretare e di fare quel piccolo azzardo che può essere per qualcuno azzardo, però per te è normalità. La sua è una cucina partenopea, ma nonostante ciò lei utilizza anche ingredienti di altre culture. Da cosa nasce questa sua apertura ad etnie diverse? Nasce soprattutto perché nel periodo di Palazzo Petrucci ho sempre avuto collaboratori giapponesi, i quali li trovo molto simili a noi, hanno questa priorità che è il gusto, quindi per loro il gusto è fondamentale, quei sapori decisi, quell'umami diciamo un po' anche napoletano,
di avere in un piatto la personalità dell'ingrediente e farlo uscire fuori. Tra tutti gli avventori stranieri che hanno assaggiato la sua cucina, quali in particolare hanno gradito maggiormente, sentendosi magari esaltati dalla cultura mediterranea? Guarda, noi abbiamo la fortuna di avere un pubblico internazionale, quindi arrivano, come dicevo, giapponesi, cinesi, brasiliani. Abbiamo un pubblico il quale spesso e volentieri si affida a me, quindi lascia carta bianca a me in cucina. Io cerco di trasmettere a loro e fargli capire dove sono, quindi di fargli conoscere il territorio attraverso i miei piatti, che è una cosa fondamentale. Fare un piatto che sia fuori, slegato dalla mia cultura, diventa come servirlo a Parigi, o a New York, o a Mosca o a Dubai. Io cerco di far capire che seduto al mio ristorante che si trova in Campania, quindi trasmettere attraverso gli ingredienti, attraverso la preparazione di alcuni piatti, quello che è la nostra cultura. E lei con la cultura giapponese, quindi, ha trovato qualche similitudine con la dieta mediterranea e con la cultura mediterranea? Sì, loro hanno questa grossa attenzione nella cottura delle verdure, del pesce, che è un po' simile alla nostra, che va a richiamare poi la cucina tradizionale partenopea e la dieta mediterranea. Quindi queste cotture delle verdure ancora belle coriacee, al dente, la cottura del pesce alla brace, quindi tutto quello che nella dieta mediterranea lo simboleggia un pochettino, no? E quindi, se dovesse dare una definizione di dieta mediterranea, quale sarebbe? Io penso che sia una dieta semplice, una dieta sana, che si può fare dovunque e ovunque. L'importante è che si rispettino gli ingredienti. Una dieta fatta di materie prime che possono sembrare povere, ma sono ricche di tante cose sane e nutrienti. Quindi le verdure, il pesce azzurro, quindi tutti gli omega 3, tutti quei grassi buoni che il pesce può dare. A suo parere, qual è l'ingrediente principe della dieta mediterranea? L'olio, i pomodori. Noi abbiamo la fortuna di vivere in una regione dove ci sono tante varietà di pomodori, quindi anche i pomodori che li puoi mangiare in inverno, per dire il pomodoro del Piennolo, dove si conservano questi grossi grappoli di pomodoro che vengono usati in inverno quando il pomodoro non c'è. Quindi la possibilità di mangiare il pomodoro fresco, ma mangiarlo in inverno. Quindi questa è una cosa, penso che sia quasi unica nel mondo. E siamo dei fortunati ad essere nati in una regione dove questa possibilità ci è data sempre.